Ciao a tutti! In questo video vi mostrerò come capire quando un peperoncino è maturo e pronto per essere raccolto. I due principali indicatori di maturità sono il colore e la consistenza. Ogni varietà ha un colore finale differente, ci sono quelli rossi con svariate tonalità, dal rosso più scuro al rosso più chiaro, ci sono gli arancioni, i gialli, quelli verdi, ci sono anche quelli viola e addirittura quelli striati a più colori. Per cui è importantissimo conoscere qual è la varietà che si sta coltivando. Questa è una pianta di rocoto. Il peperoncino diventerà rosso, quindi ci toccherà attendere ancora con pazienza. Questi invece sono viola, ma diventeranno rossi. Questi sono dei pomodori. Come potete vedere, passano dal verde con le sue tonalità, diventando arancioni e a maturazione ultimata rossi. Quest'altra è una varietà eccezionale di cui ne parleremo più in là. Comunque passano dal verde al nero, poi al viola e infine a maturazione ultimata saranno un mix tra arancione, viola, giallo e rosso. Saranno spettacolari. Ci sono appunto infinite varietà di colori ed è per questo che è importante conoscere la varietà che stiamo coltivando. Ecco, questa varietà deve diventare totalmente rossa a maturazione completa. Quando non è totalmente maturo, ha ancora delle zone di color verde. La consistenza del peperoncino è un altro indicatore importante della maturazione. I peperoncini acerbi sono duri e sodi, mentre quando sono maturi sono più morbidi e cedevoli. Fate anche voi una prova per rendervi conto. Quando sulle vostre piante vedrete il primo peperoncino diventare rosso, andate a tastarlo e poi tastate uno verde lì da parte e vi renderete conto subito di come deve essere la consistenza. Alcuni peperoncini, come gli jalapeno, possono essere raccolti quando sono ancora verdi, anzi vanno raccolti quando sono ancora verdi. La tradizione della cucina messicana li vuole così. In quel caso lì vi renderete conto che sono maturi quando iniziano a creare delle smagliature lungo il frutto. Logicamente il sapore di un jalapeno verde, quindi acerbo, sarà differente di un jalapeno maturo. Sarà meno dolce e più croccante. Qui vi lascio un video dove assaggio l'jalapeno nei vari stadi di maturazione. I peperoncini continueranno a maturare anche dopo essere colti, quindi eventualmente potete raccoglierli un po' prima della maturazione completa e conservarli in frigorifero. Sta di fatto che lasciandoli maturare sulla pianta senza fretta il sapore sarà migliore. Una volta individuati i peperoncini maturi li potete raccogliere tagliando il picciuolo con una forbice, oppure facendo torcere il picciuolo all'indietro, prestando però attenzione a non danneggiare la pianta. Capire quando un peperoncino è totalmente maturo è importante per avere il massimo del sapore e della piccantezza. Quindi il mio consiglio è di lasciarli sulla pianta ancora per 4-5 giorni dopo che si saranno colorati completamente. Dunque potete conservare i peperoncini per 1-2 settimane nel frigorifero, oppure potete essiccarli per farci dell'olio piccante o un mix di spezie, e qui vi lascio un video tutorial. Oppure potete congelarli e si conservano per almeno un anno, così che potete usarli quando avrete bisogno per fare dei sughi o delle salse. E qui vi lascio un altro video tutorial. Siate cauti quando maneggiate i peperoncini. Se non siete abituati, utilizzate dei guanti. Lavatevi bene le mani dopo averli maneggiati e non toccatevi gli occhi o parti delicate. Se avete domande, come sempre, lo spazio sotto al video è tutto vostro. Grazie per essere stati con me anche questa domenica e piccanti saluti! Bum, bum.